Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo nuovo video della serie Open Hub in pillole andiamo a vedere la seconda parte della progettazione delle pagine di tipo layout responsive. Nel video precedente infatti abbiamo visto come creare una pagina di tipo responsive utilizzando il layout fatto a tabella, quindi righe e colonne. In questo modo abbiamo un controllo maggiore sulla modalità con cui l'interfaccia si adatta al dispositivo. Oggi concludiamo il discorso responsive andando a vedere l'altra modalità di progettazione della pagina layout, e cioè con l'utilizzo delle celle e del blocco masonry. Andiamo quindi a riprendere la pagina di esempio che abbiamo creato la volta scorsa e completiamola con dei widget modalità responsive utilizzando appunto le celle e il blocco masonry, in modo tale da vederne il comportamento sui diversi dispositivi. Eccoci sulla schermata di Open Hub, andiamo a recuperare la pagina di esempio che abbiamo fatto la volta scorsa direttamente dalla sidebar, quindi dal menu laterale. L'andiamo a recuperare, l'abbiamo ovviamente in modalità runtime, cliccando su modifica entriamo direttamente nella gestione della pagina. Quindi questo è quanto abbiamo fatto la volta scorsa, cioè la gestione del layout responsive utilizzando righe e colonne. Adesso concludiamo questo argomento andando a popolare il secondo blocco di dati che avevamo già creato la volta scorsa, che al momento è vuoto, andando a inserire delle celle, e poi andiamo a gestire il blocco masonry andando ad aggiungere dei widget anche lì dentro. In questo modo riusciamo a vedere il comportamento sia delle celle sia del blocco masonry in modalità responsive, quindi sui vari dispositivi, utilizzando la simulazione del browser. Quindi iniziamo a popolare il blocco delle celle cliccando Add Cells nel secondo blocco. Add Cells mi aggiunge direttamente una cella in cui io posso andare a inserire un widget compatibile con appunto il layout a celle, quindi deve essere un widget basato sull'oggetto OHCell. Le celle non hanno nessun tipo di configurazione particolare come potevano avere le row e le column per gestire appunto i breakpoint responsive, perché le celle si adattano automaticamente, non abbiamo nessun controllo in questa fase. Quindi andiamo ad aggiungere il nostro widget di tipo cell, aggiungiamo la solita label e andiamo a configurarlo. Lo configuro solo mettendo un titolo, quindi cell 1, e scelgo un item per visualizzare un valore. Vado a prendere sempre il solito consumo dell'energia, piano terra, e a posto. Adesso creo anche altre celle. Lo faccio con l'editor YAML per fare più in fretta. Creiamo 5 celle, gli cambiamo il nome, gli cambiamo l'item. Adesso per questi ultimi due l'item lo vado a scegliere perché non mi ricordo il nome. Qua possiamo mettere ad esempio il fotovoltaico e nell'ultimo possiamo mettere l'energia in tempo reale, che è un item che calcola in tempo reale il consumo sottratto alla produzione. Ovviamente adesso è sera, quindi sarà semplicemente il consumo. Ok, abbiamo aggiunto le nostre celle, vediamo solo che tutto funzioni. Perfetto, abbiamo una riga di celle. Adesso io sono in modalità desktop e ovviamente le vedo tutte in riga perché lo spazio è sufficiente. Prima di vedere la modalità responsive andiamo a gestire il blocco masonry, che al momento non si vede, probabilmente è nascosto da questa barra. Andiamo in full screen, eccolo qua, masonry, che come vedete ha un layout pressoché simile a quello delle celle, anche perché ha un comportamento del tutto simile. La differenza è che abbiamo la possibilità di aggiungere più widget in questa tipologia di blocco. Aggiungiamo la solita label, la configuriamo, questa la chiamiamo masonry 1, andiamo a scegliere il solito item, e faccio anche qua 5 widget. Editiamo direttamente lo YAML, anche in questo caso
vado a scegliere l'item da interfaccia perché non mi ricordo il nome. Ok, siamo a posto. Usciamo pure dal full screen, salviamo la pagina e andiamo in Run Mode. Ok, adesso abbiamo le due nuove righe che abbiamo aggiunto, quindi la lista di celle e la lista di widget standalone nel blocco masonry, che si estendono su tutta la riga perché lo spazio è sufficiente. Hanno un layout leggermente diverso, ma questo è dovuto al widget che è stato aggiunto. Qua sopra abbiamo un widget di tipo cell, qua sotto un widget di tipo standalone che hanno una renderizzazione leggermente diversa. Adesso andiamo a vedere il comportamento responsive utilizzando i soliti strumenti di sviluppo e attivando la modalità di simulazione del dispositivo. Già vediamo che lo spazio a disposizione è diminuito e le celle, al posto di rimpicciolirsi troppo, si riadattano shiftandone una su una riga successiva. Proviamo a vedere cosa succede in un layout del genere andando con una visualizzazione tipo smartphone verticale. Le celle si dispongono 2 per riga, il blocco masonry invece si dispone 1 per riga. Quindi come vedete c'è un comportamento totalmente responsive in entrambi i casi, però con delle tolleranze diverse. Queste tolleranze non sono da noi controllabili perché viene fatto tutto in automatico. Se dovessimo fare un layout responsive però controllato da noi, dovremmo utilizzare il blocco row call, quindi righe e colonne. Proviamo a ruotare lo schermo e otteniamo 3 celle su una riga e 2 su un'altra, mentre il blocco masonry ha 4 widget su una riga e 1 sull'altra. Proviamo a prendere un iPad, quindi un tablet. In questo caso è un tablet in visualizzazione verticale. Abbiamo che celle e masonry si comportano allo stesso modo. Ruotiamo, anche in questo caso si comportano allo stesso modo. Quindi fondamentalmente sono dei blocchi di widget che hanno un comportamento molto simile, con però delle tolleranze diverse appunto alle varie dimensioni dei dispositivi, quindi possono in alcuni casi comportarsi in maniera diversa. La cosa appunto importante da notare è che non possiamo avere nessun tipo di controllo su questo, a differenza del layout a righe e colonne dove possiamo noi definire quando vogliamo che la riga si interrompa e ne venga creata un'altra con i widget in eccesso, diciamo così. Ok, per questo video possiamo fermarci qui. È stato un video un pochino più breve del solito, in quanto abbiamo semplicemente completato il discorso della progettazione responsive della pagina di tipo layout, andando a vedere quello che non eravamo riusciti a vedere nel video precedente, e cioè la gestione dei blocchi di tipo cell e del blocco masonry, che sono entrambi blocchi totalmente responsive gestiti in automatico dal sistema, che appunto mi permettono di creare interfacce che si adattano totalmente al dispositivo che le sta utilizzando. Nei prossimi video continuiamo a parlare delle layout pages, andando a vedere però la progettazione di un layout fisso, layout che tendenzialmente è utile per quei dispositivi che non cambiano mai modalità di visualizzazione. Quindi, per dire, decidiamo di fare un'interfaccia per un tablet che vogliamo appendere al muro, la facciamo dimensionata perfettamente per lo schermo di quel tablet, e quindi andiamo a posizionare gli oggetti in maniera, chiamiamola, assoluta. Comunque vediamo tutto nel prossimo video. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video, e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!